Buongiorno ragazzi! Ma buongiorno! Buongiorno da Dakhla! Ci siamo finalmente! Una bandierina, anzi la prima bandierina di Tickets è piantata. Come vedete dietro di noi il deserto! Il niente, continua a esserci il niente, ma ora c'è il niente con un po' d'acqua. Ci troviamo esattamente al PK25, che è un luogo famosissimo in tutto il mondo per gli amanti degli sport acquatici, kite, windsurf, e in questo momento siamo in bassa marea e possiamo passeggiare su questa spiaggia fino a quando poi l'acqua risalirà e qui sarà tutto invaso dal mare. Infatti, come vedete, abbiamo questa laguna interna perché di fatto questa zona è formata da una striscia di sabbia lunga oltre 30 km che protegge appunto la laguna interna dall'oceano aperto, formando questo mare piattissimo dove ci sono tantissime scuole di kitesurf. Infatti d'inverno i venti sono più deboli ed è meta ambita per chi volesse imparare questi sport acquatici, mentre d'estate i venti sono più sostenuti. Ora noi stiamo camminando appunto nella zona di bassa marea e in quella direzione vediamo anche un'isoletta. Di fronte a noi c'è l'isoletta del drago. Probabilmente, questo lo pensiamo noi, viene chiamata così perché la sua silhouette con tutte le rocce a punta ricorda un po' un drago sdraiato. È possibile raggiungerla? Sì, in bassa marea, però sappiate che ci sono i cartelli che lo vietano. Hanno messo questi cartelli perché le maree sono improvvise, si alzano velocemente e quindi se volete correre potete affrontare l'escursione all'isoletta. Noi non ce la sentiamo di correre e quindi non andremo all'isoletta, anche perché è un bel po' distante. Vediamo delle persone in lontananza, ma come è successo poi a Mont Saint-Michel, ci ricorda un po' lo stesso panorama della Francia. Il terreno è molto fangoso e appiccicoso e quindi spesso si affonda. E poi le maree si alzano anche velocemente e quindi invadono il territorio d'acqua. Quindi se vi addentrate troppo poi magari rischiate di non tornare in tempo. Camminando qui sulla spiaggia, quella più grande, non ci sono problemi, potete passeggiare lungo questa lingua di terra per quanto volete. Potete anche arrivare a Dakhla anche a piedi, sono 30 km, se vi va di avventurarvi ben venga, vi fate una bella passeggiata. Come vedete Charlie è parcheggiato in mezzo a tantissimi camper e questo punto di ritrovo è chiamato PK25. PK25 che è appunto una sigla che indica il punto chilometrico 25 lungo la strada che poi porta verso Dakhla. Ci teniamo a dire che è un parcheggio gratuito, quindi non si paga nulla, non è organizzato come un campeggio, ma è un po' nella formula chi prima arriva prima alloggia. E alloggia anche bene, perché c'è gente che ha fatto proprio l'orticello, ha fatto le palizzate, ha messo le tende, le parabole, di tutto e di più. Sì, quindi deduciamo che ci sono camper che ci sono qui da mesi, ci sono tanti hotel, quindi persone con le mute, quindi questo è veramente il paradiso del windsurf, kitesurf, tutti gli sport acquatici. E gli altri si posizionano un po' come viene, come noi abbiamo trovato ieri un posticino e stanno qui un po' di tempo. C'è anche chi è di passaggio per scendere a sud verso la Mauritania. Infatti questo avamposto è molto strategico. Noi per arrivare qui abbiamo fatto centinaia di chilometri in mezzo al deserto e ci sono quelle 2 o 3 tappe lungo il percorso che permettono ai viaggiatori di fare una sosta in tutti i sensi. E appunto chi vuole andare in Mauritania, poi magari anche più in giù verso il Senegal e oltre, questa è una tappa imperdibile e obbligata. C'è anche un aeroporto per chi volesse appunto venire negli hotel a fare semplicemente attività sportiva. E come avete visto dalle riprese del video precedente, anche un porto in costruzione che promette di essere un grande porto, quindi magari in futuro con la barchetta potreste approdare direttamente al porto di Dakhla. Allora, noi ora facciamo una passeggiata, ci godiamo questa bella giornata di sole. Ultima cosa, sappiate che qua spesso troverete il vento, quindi insomma chi odia il vento non è proprio adatta. Andiamo a fare pluff nelle sabbie mobili. Ci sono anche tante conchiglie
che quando si ritira al mare escono fuori. Questo è grande, ma c'è il pesce dentro? Sì, quello lì è il mollusco, vedi? Questo è il mollusco, bella grande, guardate. Qui abbiamo un altro mollusco che è uscito da conchiglia, è che è lì che cerca l'acqua. Lo La portiamo in salvataggio. Magari vivono lo stesso. Ce ne sono tantissime di queste conchiglie, bisogna stare attenti anche a non scivolare. Vai! Il mollusco è stato tratto in salvo. Guardate che pratino verde che abbiamo. In profondità ci sono anche delle dune bianche e ci sono degli hotel che sono stati proprio costruiti sopra le dune. Abbiamo fatto 2 passi, ma in questo momento mi sa che sta già salendo, ci ha già chiuso l'acqua. Toccherà mettere i piedi a mollo, vedi? Ci ha già chiuso. In pochi minuti, Quindi se uno va lontano, magari sei su un atollino all'asciutto e poi sali tutto intorno all'acqua e ti tocca farla a nuoto. Guardate che distesa di sabbia, è impressionante. È quasi mezzogiorno tra l'altro, perché stamani ce la siamo presa comoda. Io ero stanchissimo dei chilometri dei giorni passati e poi avevo anche un po' di pesantezza agli occhi, quindi l'aggiornamento, che anche stamani ho messo un po' di gocce, sembra che stia un po' migliorando. L'hai riposato un po'? Sì, l'ho riposato soprattutto. Ieri comunque il sole un po' ha guidato, un po', insomma, era il primo giorno di antibiotico, diciamo va un po' meglio, e quindi stamani ce le siamo, giustamente si è riposato e siamo usciti da Ciarlino ora all'ora di pranzo. Mi è già venuta la bronzatura da ciclista, guardate che roba. Toccherà mettersi a petto nudo con le dovute creme, perché sai, dopo una certa età. Ma parla per te. Siamo saliti su questa terrazzetta panoramica, possiamo percepire ancora meglio tutta la laguna e l'acqua che effettivamente sta salendo. Anche di là continua la laguna. A questo punto, arrivati a Dakhla, mettiamo la bandierina del territorio del Western Sahara. Buongiorno! Buongiorno! Ciao amici tichettiani e ben ritrovati. Abbiamo lasciato da pochi minuti il parcheggio PK25, siamo sulla strada principale diretti verso la città di Dakhla. Stamani vogliamo esplorarla e ci siamo presi un paio di giorni di riposo qui al parcheggio sulla laguna. Oltre ad esplorare la città di Dakhla necessitiamo proprio di viveri, perché praticamente abbiamo svuotato il frigorifero. Sì, potrei anche staccarlo perché tanto è vuoto. È veramente vuoto, nemmeno le uova, proprio niente. Le scatolette di tonno forse ce n'è rimasta una. Ci hanno detto che Dakhla è ben rifornita, c'è un bel mercato e quindi vogliamo fare 2 passi, approfittare della bella giornata e fare anche un po' di spesa. Nel frattempo oggi la marea è molto più alta e l'isola è diventata una vera isola, come dice il nome. Mentre davanti a noi abbiamo sempre il nulla, tutto deserto.
abbiamo l'oceano di qua, la laguna di qua e la città di là. Piccoli piccoli, probabilmente non le vedrete, ma ci sono dromedari che pascolano. Una mandria di dromedari. Non ci si fa stamani. No. Un gruppo di i dromedari che pascolano, guardate che belli! Una mandria di dromedari, dillo. Una mandria di dromedari. Di com'è? Una mandria di dromedari, una mandria No, più di veloce, dromedari, veloce. una mandria di dromedari. Mandria L'ho di detto! dromedari. Questa è la strada a 6 corsie che porta a Dakhla. Siamo praticamente nella periferia e è una periferia in costruzione praticamente. Qui sorgerà, come dicono i cartelli, un complesso con un ospedale universitario. Tra qualche anno questa zona avrà un boom di espansione incredibile. Ola Energy ci saluta con 8.08, 75 centesimi. C'è anche il macellaio con la carne in fondente. Eccoci per le vie di Dakhla. Abbiamo fatto prima un giro in ricognizione con Charlie per capire dove andare. Abbiamo parcheggiato e ora raggiungiamo il mercato centrale. Abbiamo parcheggiato lungo oceano, in un parcheggio di fronte all'ASL locale. Non si chiama proprio ASL, ma abbiamo capito che è una roba simile. Sono davanti ai mercatini. Anche qui i panni ce l'hanno, potrebbe comprare anche qua. Stiamo comprando un pochino di latte. Frutta e verdure di qua. Vogliamo prendere qualcosa? Un po' di verdura, poi dobbiamo trovare le uova. Abbiamo 0, però ce ne vorrebbero 12. Le uova. Uova fermiers vuol dire uova di gallina levate a terra. Uova eggs 15. How much? 4,50. Così, Sì? sono piccoli. Questa è carne, tutte le budella. Banane, saranno pomodori. Chiedi. Ah, beh, ce l'hanno già lì. Ah, ci sono già scusolini. Aspetta. No, dammi un po'. Te? 11. E come sempre i mercati cittadini si rivelano essere sempre la scelta migliore. Sì. Abbiamo comprato le uova, un sacco di verdura e di frutta. Qualità buona. E i prezzi sono come sempre molto convenienti. Infatti abbiamo speso tutta questa tutta roba questa roba
al cambio in euro 8,80 € circa. Quindi ora manca solo il pane, che l'abbiamo visto prima passando per lungo strada. Ci andiamo ora, così è bello caldo, Profumino. poi andiamo da Charlie e poi andiamo a mangiare qualcosa. Ha detto andiamo a mangiare, non ha detto poi da Charlie mangiamo. No, ti porto a mangiare fuori. Grazie, ma non così per strada, Oggi Abbiamo grandi aspettative c'è un per oggi. posticino chicca. Anche qui ci sono tantissimi negozietti, tutti specializzati. Chi vende le farine, chi vende le spezie, chi vende le sementi. C'è la drogheria, c'è il panettiere, un po' come funzionava da noi prima dell'arrivo dei grandi super mega iper centri commerciali. E quindi si capisce come mai i prezzi dei supermercati, di quelle poche catene che ci sono alti, e normalmente i marocchini fanno la spesa in questi mercati, in queste botteghe. Va bene così? Sì. Mamma mia. Ma che croissant. Hello? 5 this. I speak in English. Ah, ok. How much? 2 dirham. Quindi 10 dirham. Shukran. Shukran. Veramente tutto in costruzione. Stanno facendo anche il lungomare. Tantissimi operai al lavoro stanno completando questa rotatoria, infatti c'è un po' un traffico un po' così, alla come viene, una bellissima fontana, e laggiù in fondo vediamo l'aeroporto con la sua torre di controllo. Potete atterrare anche a Dakhla, all'aeroporto. E visto che c'è scritto ristorante e che è l'ora di pranzo, E che abbiamo fame, andiamo a mangiare. andiamo a mangiare laggiù. È un ristorantino di pesce sul mare, molto famoso tra i viaggiatori, quindi a noi ci è arrivato come passaparola da altri amici viaggiatori. Abbiamo visto che ce ne sono stati anche altri e si vocifera in questa zona che sia uno dei migliori, che si mangi pesce a costi bassi. Tutti qui. Come vedete ci sono già dei bei mezzi. Guardate, carino, tutto azzurro e bianco con le boe. Andiamo a mangiare? Io ti lascio qui, No, vieni anche te, perché te non mangi? No, a te ti lascio qui, io vado. Questo è l'ingresso e ora andiamo giù per la discesina. Si sente già un profumino nell'aria. Che profumino. Che profumo. Ben curato. Andiamo al naso. Guardate che vista sul mare che abbiamo. Ok. Wow. Intanto è arrivato il primo piattino. Cosa abbiamo qui? È un antipastino. Questa è una tagine mista di cozze, calamari, polpo, poi ci sono le olive, e qui abbiamo provato le cozze che sono gratinate, cotte. Guardate che posto, che terrazza sul mare che abbiamo. Perché ci hanno offerto anche le ostriche crude, ma a noi non attirano particolarmente, quindi Più che altro io l'ho mangiata una volta, ma mi sembrava di bere una secchiata di acqua di mare e quindi non è che molto salate. non mi fanno impazzire. Un sughetto. E ora assaggiamo anche questa. Bel colorino, già. Com'è? Ancora devo mettere in bocca. Buona?
tenerissimo. Mamma mia. Mamma mia. Sì. Guardate che piattata che è arrivata, che vassoiata anzi. Bellissimo, una vassoiata di pesce. Dentro patate, pomodori, due bei pescioni alla griglia. Ora facciamo una bella foto e poi ci impappiamo tutto. Una particolarità di questo posto: non vi portano i piatti, ma solo le teglie dove condividere o la tagine singola, se la prendete singola, e come abbiamo fatto noi una a metà, ma non portano i piatti. Ed eccoci qua, che mangiata ragazzi! E ora camminare. E che delizia, mamma mia! No, tutto buonissimo. Tutto buonissimo. Siamo soddisfatti. Abbiamo speso, conto totale, 25 euro. 275 dirham, che al cambio sono 25 euro. Molto molto economico. Ciao Talamar e grazie delle belle gioie che ci hai dato. Questo segnatevelo perché merita. Chi viene a Dakhla al PK25 al parcheggio fa tappa obbligatoria qui al Talamar. C'è Charlie. Vedete, quelle sono impronte di dromedario. Guardate, e se seguiamo le impronte, se le seguiamo, arriviamo dritti da loro. Eccoli laggiù, i nostri amici dromedari. E qui ragazzi siamo a tu per tu con i dromedari. Ora Marta gli vuole dare una carota. Wow, l'ha mangiata! Ciao bellino! Ma sei alto! Guarda come mangia! Ah! Guarda come sgranocchia tutto! Ciao, che bellino che sei! Come ti chiami? Dario? Guarda, attenta che ti mangia anche la GoPro questa, eh! No, questa non si mangia! Via! Ciao bellini! Ora ci vengono insieme! Ciao! I dromedari! Anche se non abbiamo trovato dromedari completamente wild, liberi, questi dromedari avevano il tagliandino all'orecchio con il numero e poi avevano delle corde, insomma abbiamo capito che non sono di un pastore sicuramente, che non sono completamente selvatici. La cosa positiva è che sono abituati all'essere umano e quindi si sono lasciati avvicinare senza problemi e sono docili comunque come indole di animali. Quando te le trovi davanti sono molto alti e quindi è una sensazione strana. Ma buongiorno! Buongiorno! Con questa meravigliosa luce vi salutiamo e vi diamo il buongiorno. Nuova giornata, siamo già su Charlie colazionati e stiamo andando verso il punto, il con l'articolo maiuscolo, perché è proprio un punto iconico che tutti i viaggiatori vogliono raggiungere. E anche i tickets potevano essere da meno? Assolutamente no. No! Faremo adesso uno spostamento di circa 70 km verso sud e appena arriveremo vi mostreremo la super chicca. Non vediamo l'ora! Aiuh! Questo punto che stiamo attraversando, le dune si concentrano, si stringono sul manto stradale e diventano più chiare a livello proprio di colore della sabbia. Infatti questa zona si chiama Dune Bianche.
47 litri meno di 38 euro, spettacolare. E per iniziare bene la mattinata 50 litri di diesel a 35 euro. Ma io mi trasferisco qui. Il cartellone intanto ci dava le varie distanze, tra cui Dakar 1400 km. Che ci vuole? Spoiler, non andremo a Dakar. Almeno per questo viaggio, poi in futuro mai dire mai. La nostra chicca e il punto estremo di questo viaggio, perché poi c'è tanto a risalire, perché noi il Marocco l'abbiamo fatto soltanto lato costa scendendo, quindi vogliamo arrivare a questo punto che vedremo oggi, che sarà il nostro punto estremo, e poi, come vi stavo dicendo, risalire e vedere tutta la parte interna. Quindi oggi è una giornata speciale perché è il famoso Giro di Boa. Il famoso Giro di Boa. E anche per Charlie è un famoso Giro di Boa importante, perché stiamo per superare la soglia dei 100.000 km con Charlie. Charlie ha 220.000 km quasi. L'abbiamo comprato a 120.000 e quindi siamo intorno ai 100.000. Vai Charlie, festeggiamo! La città che vedete sullo sfondo nell'altro lato della laguna è Dakhla, e Dakhla è piuttosto grande vista da qui, perché praticamente va da là a laggiù. Abbiamo preso questa deviazione perché la strada principale è sotto lavori e quindi stiamo passando qui in mezzo a nulla. Questa è proprio una strada così sterrata a fianco a quella principale. La stanno asfaltando di nuovo perché quelle sono le macchine per fare il catrame per l'asfalto. Mancano 15 km al nostro obiettivo. Obiettivo in avvicinamento! Tropico del Cancro! Con Charlie! Ci siamo arrivati! La prima volta nella nostra vita che raggiungiamo questo obiettivo. Che bellezza, ragazzi! Lo so che vi sembrerà un'inezia, ma per noi è un punto fondamentale e questo era il nostro punto più a sud di tutto il viaggio del Marocco. E anche in generale, in assoluto, fatto con il nostro mezzo. Quanti chilometri che abbiamo fatto in questi 5 anni. E quale migliore compleanno per Charlie se non festeggiare i 100.000 km con noi al Tropico del Cancro. Che emozione, ragazzi, è bellissimo. È un cartello in mezzo al nulla, veramente in mezzo al nulla. Ci siamo al momento solo noi, Charlie e una strada dove passa ogni tanto qualche veicolo. Guardate, il deserto più assoluto. Ed è proprio il suo bello, è proprio il suo bello. Qui abbiamo anche questa targa che ci dà il benvenuto al Tropico del Cancro. Attacchiamo! E mettiamo anche il segno del nostro passaggio. Ciarlino è stato qui con i tickets. Piano e lo smonti. Che bello, ragazzi, la scritta Tropico del Cancro. Anche in arabo ormai è coperto. Quello sopra è coperto, sì. C'è un via vai di viaggiatori per tutto il mondo. Che bello. Bellissimo. Per noi rappresenta tanto questo punto di arrivo. Non è mai un arrivo definitivo, lo sappiamo, anche perché la Mauritania è qui vicina a pochi chilometri, ma non sarà meta di questo viaggio, ma magari in futuro potremo decidere di visitarla. E c'è addirittura chi arriva in bicicletta al Tropico del Cancro. Esatto. Che coraggio! Allora?
E anche al Tropico del Cancro abbiamo fatto degli incontri. Bellissimo, questo viaggio è pieno di incontri. Abbiamo conosciuto questi due ragazzi, Helen e Bruno, che arrivano dalla Scozia, pensate un po', dal nord della Scozia precisamente. Infatti gli abbiamo detto che noi quest'estate siamo stati in Scozia, sono stati felicissimi, e vanno niente po' di meno che in bicicletta. In Gambia, se ho capito bene, vero? In Gambia. Un lungo percorso in bicicletta. Complimenti, gli abbiamo fatto i complimenti e abbiamo fatto anche una foto Sì, insieme. ve la mettiamo qui, poi gli abbiamo chiesto, ma poi ve la rifate tutta indietro? No, a quel punto arrivati in Gambia spediscono bici e loro tornano con il volo in Scozia e fanno diversi chilometri al giorno. Hanno una tenda, dormono ogni tanto in tenda dove è possibile, se no ci hanno detto che ieri sono andati in hotel ogni tanto per la doccia, insomma. Comunque simpaticissimi e gli abbiamo augurato buon viaggio. Biscotti a luna, vedi, a forma di luna. Questo è il nostro amico Bruno. Parla italiano. Parlano italiano. Say hello in Italia. Buongiorno. No, morning, buongiorno. Morning e buongiorno. Ciao. Ciao. Allora dite ciao. Nel frattempo sono arrivati altri signori inglesi che ci hanno detto che fanno da supporto alla Dakar Challenger. Infatti hanno tutte le magliette con i mezzi preparatissimi e si sono fermati qui al tropico a fare le foto, ovviamente. Abbiamo salutato i nostri amici conosciuti su strada, Helen e Bruno. Vai! Ciao! Bye Bye! Bye. Bye! E da ora cambia il disco. Tutti a nord. Tutti a nord! Ciao Tropico, è stata una bellissima emozione. Speriamo di essere riusciti a trasmettervi questa Esatto. emozione. E speriamo di incontrarlo nuovamente questo tropico in altri paesi e magari osiamo, perché no, anche il tropico del Capricorno, che lo ricordiamo essere il tropico quello più a sud, quello del Cancro e quello a nord, dove nel giorno del 21 giugno, cioè del solstizio d'estate, il sole è esattamente allo zenith. Ma dove si va? Andiamo a mangiare. Ti porto a Porto Rico. A Porto Rico. Si chiama così. È questa località, questo affaccio, più che località chiamiamola affaccio sull'oceano. Località, lui si è allargato. Si chiama Porto Rico, andiamo a vedere se c'è un posticino per noi. Che lo ricordo. Guardate qua che località, c'è il niente, praticamente il niente. Qui ci passano poi i cingolati. Sì, qui c'è il tolondolè e quindi si salta e... Vai Charlino, vai! Sei stato al tropico del Cancro, vai! Troppo forte Charlie, è arrivato al tropico, ma pensate, ma pensate! Questo ragazzi è oceano aperto, perché la laguna è finita un bel po' di chilometri fa. Qui siamo praticamente a 2 km dal tropico. Ci hanno fregato il posticino, c'è un altro camper, mi pare di vedere. Ovviamente che ve lo diciamo a fa, in questi giorni qua giù al sud, pieno sole, siamo sempre tutti carichi al 100%. Le batterie della Victron e la nostra Bluetti sono sempre cariche, quindi siamo tranquilli per questo, insomma. Questo sole, queste tante ore di sole, perché veramente sono tante ore, qua tramonta indicativamente verso le 8, giusto? Verso le 8 di sera. Verso le 8. Però sorge anche tardi, all'8:30 passati Sì, c'è l'alba. anche passato. Ed eccoci qua ragazzi. Guardate dove siamo arrivati con Charlie. Questo è Marte, la Luna. Questo sembra un cratere marziano. Eccola la pasta italiana al tropico del Cancro. Eri in astinenza, Ero in astinenza, esattamente. Insomma, dai, ieri abbiamo mangiato quel pesce alla griglia buonissimo. Oggi un bel piatto di pasta. Ci sta tutto. E quindi noi
festeggiamo qui questo super arrivo. Questa missione conquistata, questa bandierina del risico. Ci avete mai giocato a risico voi? Il risico conquista territori e noi ci sentiamo come i giocatori del risico. Siamo esploratori poi. Esploratori che arrivano e conquistano, invece della Kamchatka, che era un paese da conquistare con il risico, noi abbiamo conquistato il tropico del cancro. Nel Sahara occidentale, in pieno deserto, dopo centinaia di chilometri in mezzo al nulla. Bellissimo, siamo felici, ma le avventure non finiscono assolutamente. Assolutamente no. Perché da ora in poi invertiamo la bussola e andiamo sempre verso nord, perché dobbiamo esplorare tutto ciò che ci manca di questo meraviglioso paese. Voi intanto iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, mettete un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Grazie. Se il tropico del cancro vi ha emozionato e volete magari arrivare fino a quello del Capricorno, mettete un bel like, che magari ci arriviamo. Ci date così tanto hype che arriviamo direttamente al Capricorno. Grazie come sempre, grazie a tutti, è stato un piacere avervi con noi, grazie tantissimo di cuore, come fanno qui in Marocco, ringraziano così di cuore ai nostri sostenitori del canale, non smetteremo mai di ringraziarli. Un abbraccio a tutti quanti e ci vediamo con le prossime avventure. Ciao!